bentornati al canale. Quando uscite a registrare un video, cos'è che non dovete mai dimenticare, giustamente? La videocamera. E io cosa ho dimenticato? La videocamera. Comunque, nonostante tutto, abbiamo a disposizione due smartphone che riprendono in 4K, quindi in questo momento stiamo riprendendo con un iPhone. Non so esattamente il risultato di questo video quale sarà veramente un'improvvisata, ma va bene così. Comunque, questa è una gita che andiamo a fare per salutare l'inverno, l'ultimo colpo di coda di questo inverno che non c'è stato, ma fortunatamente adesso è arrivata un bel po' di neve, anche se a quote molto elevate. Qua siamo intorno ai 1500 in Val Bognanco. Non andremo ad infognarci in zone troppo complicate perché il pericolo di valanghe è altissimo, e quindi siamo, diciamo, abbastanza vicini alla strada, in un boschetto dove ci accamperemo, e qui sembra una zona buona per piazzare la tenda. C'è con me un ospite segreto che non vuole apparire nel video, ma si occuperà delle riprese, quindi questo ospite o questa ospite, chi potrà dirlo? Nessuno, se resterà per l'appunto in anonimato. Comunque niente, adesso andiamo a preparare la postazione perché c'è parecchio lavoro da fare. Purtroppo ho calcolato male le dimensioni della piazzola e quindi adesso bisogna fare un'altra opera di allargamento. Sto cercando di far prendere la stufa, ma ovviamente la legna è tutta fradicia e quindi
speriamo bene, perché la vedo un po' grigia. Decisamente. Allora, avendo finito praticamente tutta la diavolina, cercando di far prendere la legna bagnata, che ovviamente non ha preso, adesso utilizziamo i metodi che si dovrebbero utilizzare. Quindi sto facendo dei feather stick, dei ricciolini col coltello, che siamo sicuri che dovrebbero prendere, e poi una volta avviato dovremmo essere teoricamente fuori pericolo. Sono quasi le 6 e sta nevicando di brutto, però adesso all'interno della tenda si sta bene, soprattutto nel ripiano più alto della tenda. Il calore va verso l'alto e quindi se si sta accovacciati così, tenendo la testa più in alto, è veramente molto piacevole. Diciamo che è molto difficile riuscire ad asciugare tutta la roba perché è tutto fradicio, però quantomeno il comfort all'interno della tenda c'è effettivamente. Poi grazie a questa stufetta qui di DM Line, che è veramente spettacolare, il calore è molto forte, è molto potente come stufa, quindi non dico che si boccheggia, però insomma fa veramente il suo lavoro come si deve rispetto a quell'altra in titanio pieghevole che utilizzo delle volte, che va benissimo anche lei, per carità, però ovviamente stiamo parlando di due cose decisamente diverse. Questa è molto più robusta e quindi il comfort che ti può offrire questa stufa è decisamente diverso rispetto a una pieghevole, insomma. Questa sera, dopo l'aperitivo, grande classico, risotto ai funghi porcini. Alla fine è la cosa che faccio più spesso quando faccio questo genere di mini avventure. E niente, è sempre una garanzia, ti scalda, buonissimo. Poi cucinato sulla stufettina viene quasi come a casa, ecco. Allora, questo è il pane di Colmo. I pani assolani sono tutti molto simili, con uvetta,
sono per lo più a base di farina di segale, dovrebbero essere pani di segale, perché una volta si usavano questo tipo di farine. E cos'è che c'è dentro? Allora, uvetta. No, è vero, l'ospite è segreto, non può parlare, quindi devo indovinare. Noci, sicuro, noci. Uvetta, noci. Basta? Sembra uvetta e noci. Ok, uvetta e noci, buonissimo, veramente molto buono, molto rustico. Comunque, sta continuando a nevicare. Mi ha piantata giù da quando è iniziata questa perturbazione circa qua nei tratti dove la neve più vergine si sprofondava fin sopra il ginocchio, neve molto pesante, infatti anche da spalare è stata molto faticosa, neve molto bagnata. E comunque questa notte e anche tutto domani danno parecchi centimetri di accumulo, si parlava dei 30 ai 50 centimetri, poi magari qua siamo un po' più in basso, non farà proprio questi accumuli, comunque ne sta arrivando tanta. Questo ovviamente è l'ultimo colpo di coda. Allora, il risotto pronto, una mantecatura con una toma valsesiana e via. La cena è servita. Il mio ospite segreto ha un piatto veramente gourmet, quindi riesce anche ad avere una parvenza, cioè un'estetica, riesce ad avere un'estetica. Io invece ho la ciotola del cane in titanio. Bene, buon appetito. Un goccio di uzo e poi si va a dormire. Scusate per il palo, ma non ci sono soluzioni, cioè se togliamo il palo viene giù tutto. Comunque ha nevicato ininterrottamente da quando siamo arrivati e le nostre tracce di oggi non dico che sono completamente coperte, però insomma un 20 cm di neve fresca come minimo li ha messi, e questa notte nevicherà tutta notte, anche se ho visto il meteo e danno temperatura in rialzo, però qua siamo un pochino più in alto rispetto al luogo di cui avevo visto le previsioni, quindi potrebbe anche essere che nevichi tutta notte. Comunque ci vediamo domani e buonanotte.
Buongiorno, allora la situazione è abbastanza tosta. Ha piantato giù praticamente 1 metro di neve fresca tra ieri pomeriggio tardi e stanotte. Stamattina avevamo la tenda con dei cumuli pesantissimi di neve che spingevano sulle pareti e non siamo neanche riusciti ad accendere la stufa, quindi non c'è molto da fare, insomma dobbiamo impacchettare tutto e scappare. E oltretutto c'è da augurarsi che la quota neve sia rimasta uguale a ieri, perché se si fosse abbassata praticamente avremmo problemi anche a scendere con la macchina oltretutto, quindi veramente tantissima neve. Stiamo smontando la tenda, ovviamente non è semplice perché è tutto sommerso da neve fresca e quindi anche i picchetti sono tutti da scoprire, tutti da ritrovare. Voilà. Disagio, tanto disagio e tanta fatica, però guardate che spettacolo, che bello. L'inverno non si è manifestato per tutta la stagione, però questo colpo di coda è stato veramente clamoroso, con un sacco di neve. Giusto per farvi capire, questa è la neve fresca che ha fatto stanotte. Considerate che ho le ciaspole, quindi veramente tanta. Vabbè, per questo video è tutto. Spero che in qualche modo sia uscito un risultato discreto, anche se come vi ho detto all'inizio l'attrezzatura fotografica è rimasta a casa, però insomma apprezzate gli sforzi. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da me e dall'ospite segreto.